Ciao, siamo Fabulous Talks, un canale di divulgazione artistica e scientifica. Se vi piacciono questo tipo di storie, iscrivetevi al canale e non dimenticate di dare un'occhiata alla descrizione, dove trovate tutti i nostri social e anche i libri scritti da Maurizio. Oggi non parliamo soltanto di calcio, parliamo di simboli, di arte, di design e di cultura. Parliamo della competizione sportiva più seguita del pianeta, la Coppa del Mondo FIFA. Ma questa non è soltanto la storia di un torneo, è la storia di manifesti diventati opere d'arte, di un trofeo scolpito da un artista italiano, di maglie che raccontano l'identità di un'intera nazione e di come il design sia riuscito a trasformare il calcio in un linguaggio universale. Scopriamolo insieme. L'edizione del 2026 sarà la prima nella storia organizzata da 3 paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. La decisione è stata presa dalla FIFA il 13 giugno 2018, quando il Congresso di Mosca ha assegnato l'organizzazione del torneo alla candidatura congiunta nordamericana, preferendo a quella del Marocco. La scelta è stata favorita dalla presenza di infrastrutture moderne, stadi già esistenti, un'efficiente rete di trasporti e dalla capacità di ospitare il primo mondiale allargato a 48 nazionali, invece delle tradizionali 32. Con 16 città ospitanti e 104 partite, quello del 2026 sarà il campionato del mondo più grande mai organizzato. Per la prima volta, 3 nazioni uniranno risorse ed esperienza per dare vita a un torneo che rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche una collaborazione internazionale senza precedenti. Proprio perché il mondiale è diventato un fenomeno globale, oggi non sono importanti soltanto le partite, anche il design, la comunicazione e i simboli della competizione assumono un ruolo fondamentale nel raccontare l'identità dell'evento. Ed è da qui che inizia la nostra storia. La storia dei mondiali si può raccontare anche attraverso la sua grafica. Nel 1930, quando la televisione non esisteva ancora, il torneo veniva promosso con manifesti illustrati in stile Art Deco, pensati per la stampa e ricchi di simboli nazionali. Per diversi decenni furono proprio questi manifesti a rappresentare l'immagine ufficiale della competizione. Con la diffusione della televisione negli anni 60, la comunicazione cambiò profondamente. I loghi divennero più semplici e riconoscibili, mentre ogni edizione iniziò a sviluppare una propria identità visiva, fatta di colori, tipografie, mascotte e simboli. Il mondiale non era più soltanto un torneo di calcio, ma un vero e proprio marchio internazionale. Negli anni 2000, con l'arrivo del digitale, i loghi si sono evoluti per adattarsi a nuovi mezzi di comunicazione, dai siti web ai social media. Il logo dei Mondiali 2026 rappresenta un'ulteriore innovazione. Per la prima volta, la protagonista è la vera Coppa del Mondo, affiancata semplicemente dal numero 26. Un'identità grafica essenziale e flessibile, pensata per essere personalizzata da ciascuna delle 16 città ospitanti, a testimonianza di un torneo che unisce 3 nazioni sotto un'unica immagine. Negli ultimi anni, le maglie delle nazionali hanno smesso di essere semplici divise sportive. Sono diventate strumenti di comunicazione, capaci di raccontare la storia, l'arte e l'identità di un paese. Sempre più spesso, infatti, i designer cercano ispirazione nel patrimonio culturale nazionale, trasformando una maglia da calcio in un vero manifesto della propria identità. Un esempio interessante arriva dal Belgio. In occasione di alcune recenti competizioni internazionali, la federazione belga ha scelto di rendere omaggio al celebre pittore surrealista René Magritte, uno dei più grandi artisti del Novecento. Le grafiche e i dettagli della divisa richiamavano il suo universo creativo, dimostrando come anche il calcio possa diventare un mezzo per valorizzare la cultura di una nazione. La Spagna, invece, ha deciso di seguire una strada diversa. Per la maglia da trasferta dei Mondiali 2026
non ha guardato alla pittura, ma alla letteratura, scegliendo di celebrare uno degli aspetti più importanti della propria identità culturale. Le delicate decorazioni che attraversano il tessuto si ispirano agli antichi manoscritti della tradizione spagnola, con motivi grafici che ricordano la scrittura e le miniature medievali. È un omaggio alla lingua spagnola, oggi una delle più parlate al mondo, e agli autori che ne hanno fatto uno straordinario strumento di espressione. È la lingua di Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte, considerato il primo grande romanzo moderno della letteratura occidentale. È la lingua di Lope de Vega, che rivoluzionò il teatro spagnolo con centinaia di opere, e di Federico García Lorca, poeta e drammaturgo che ha lasciato un segno profondo nella cultura europea del Novecento. Naturalmente, la maglia non rinuncia all'innovazione tecnologica. Realizzata con la tecnologia ClimaCool più di Adidas, è progettata per garantire massima traspirazione e comfort durante le partite, dimostrando come prestazioni e design possano convivere nello stesso prodotto. Ma il messaggio più interessante è un altro. La Spagna è la nazionale campione del mondo in carica e avrebbe potuto limitarsi a presentare una divisa elegante o spettacolare. Ha invece scelto di raccontare la propria cultura attraverso il design, ricordando che una maglia può essere molto più di un semplice capo tecnico. È una scelta che merita di essere apprezzata, perché quando lo sport riesce a dialogare con l'arte, la storia e la letteratura, il risultato non è soltanto una bella divisa, ma un simbolo capace di rappresentare un intero paese. C'è un dettaglio che molti appassionati di calcio ignorano. Il trofeo più famoso del mondo parla italiano. Fino al 1970 le nazionali vincitrici sollevavano la Coppa Jules Rimet, ma dopo il terzo titolo conquistato dal Brasile, il regolamento stabilì che il trofeo sarebbe rimasto definitivamente alla Federazione Brasiliana. La FIFA decise così di realizzarne uno nuovo e nel 1971 indisse un concorso internazionale al quale parteciparono artisti e scultori provenienti da tutto il mondo. Tra decine di progetti fu scelto quello dello scultore milanese Silvio Gazzaniga, che immaginò due figure umane nell'atto di sorreggere il globo terrestre, trasformando il trofeo in un simbolo della vittoria, dell'unione tra i popoli e del carattere universale del calcio. Presentata ufficialmente nel 1974, la nuova Coppa del Mondo è diventata una delle icone sportive più riconoscibili di sempre. Da Beckenbauer a Maradona, da Cannavaro a Messi, tutti i grandi campioni hanno alzato al cielo la stessa coppa nata dal talento di uno scultore italiano. È un'altra dimostrazione di come il design non sia soltanto una questione estetica, ma possa trasformare un semplice oggetto in un simbolo capace di attraversare il tempo e di essere riconosciuto in ogni parte del mondo. I mondiali non sono solo calcio, sono la sintesi di una storia, di sport, di arte, di design, di cultura, di identità. Dietro un manifesto c'è un illustratore, dietro una coppa c'è uno scultore, dietro una maglia c'è il racconto di un'intera nazione. Ed è proprio per questo che vogliamo fare i nostri complimenti alla Spagna, per aver scelto di raccontare la propria storia attraverso la letteratura, per aver trasformato una semplice divisa in un omaggio alla cultura e per aver dimostrato, ancora una volta, che il calcio può essere anche uno straordinario strumento di divulgazione, perché i simboli più belli non sono quelli che si limitano a essere riconoscibili, sono quelli che raccontano una storia. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti. Qual è, secondo voi, la maglia più bella della storia dei mondiali? E quale simbolo del campionato del mondo vi ha colpito di più? Noi siamo Fabulous Talks e ci vediamo nel prossimo video. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.